Non so se anche per te è la stessa cosa, ma la mia pelle le cere le tollera veramente poco. Che faccio? Le elimino dalle formulazioni delle mie ricette ed ecco qui infatti una crema per le mani senza cere e ad alto potere ristrutturante e lenitivo. Dopo aver utilizzato il balsamo del Samaritano Pro, che mi ha praticamente cauterizzato tutte le abrasioni, ora le mie mani necessitano di ingredienti meno aggressivi delle galle che abbiamo usato per produrre il balsamo. Hanno infatti bisogno di ingredienti forti, sì, ma nella rigenerazione cutanea e nell'emollienza. Ecco gli ingredienti: 45 g di burro di karité, 25 g di oleolito di calendula, 15 g di oleolito di rosmarino, 15 g di infuso di camomilla e 10 g di tintura semplice di ippocastano. Vediamo come l'abbiamo preparata. Per prima cosa vado a preparare l'infuso di camomilla. 3 g di fiori secchi in 40 g di acqua portata a 80-90 gradi centigradi. Copro e lascio in infusione per circa 15 minuti. Sembra tanto, vero? Ma poi ti spiego il perché. Poi vado a sciogliere a bagnomaria il burro di karité. Quando è perfettamente sciolto, allontano dal fuoco lasciando il bricchetto nell'acqua e vi aggiungo i 2 oleoliti mescolati assieme. Poi è la volta dell'infuso, ne peserò soltanto 15 g e lo aggiungerò ancora caldo o tiepidino. Inizio ad emulsionare con un mini primer o un montalatte in base alla quantità degli ingredienti e senza togliere dal bagnomaria. Continuo per un minutino circa e infine aggiungo la tintura semplice di ippocastano. Continuo ad emulsionare per un altro minutino, poi verso in vasetti sterili e chiudo immediatamente. La crema è praticamente pronta già per essere utilizzata, aspettiamo soltanto che rapprendi, che ci vorrà un po' più di tempo rispetto alle creme ottenute utilizzando la cera. Come hai potuto vedere, anche in questo preparato non utilizziamo nessun tipo di conservante. Per questo motivo ne faccio una piccola quantità per volta e la conservo in vasetti piccoli. Se vuoi gestire un po' meglio l'ossidazione dei grassi, puoi aggiungere 2 o 3 gocce di vitamina E che aiuteranno ancora di più nella rigenerazione cutanea. E poi non c'è da sottovalutare, come vedremo fra un po', il potere antisettico degli ingredienti utilizzati, ma la migliore strategia per prolungarne la conservabilità è quella di fare piccole quantità, conservarla poi in piccoli vasetti pulitissimi e conservarla in frigo se poi la temperatura di casa è altina. È comunque sempre lontano dalla luce diretta del sole. Ma vediamo gli ingredienti che abbiamo usato. Burro di karité. Il burro di karité si presenta a temperatura ambiente allo stato solido e questo garantirà consistenza alla crema senza la necessità di aggiungere cere. Ha una composizione chimica poi, a differenza della cera, tale da essere ben accettato dalla pelle, dalla quale viene assorbito proprio per affinità biochimica. È una crema che poi uso in inverno, magari in estate, soprattutto se la porto in borsa, un po' di cera toccherà aggiungerla. Oleolito di calendula. Lo uso per 3 motivi precisi. 1. È un eccezionale lenitivo. Spegne immediatamente il bruciore e il rossore tipico delle mani esposte al freddo. 2. È una sarta della pelle. Grazie ai suoi carotenoidi riduce le microfessure velocizzando proprio la guarigione dei tessuti. E 3. È una grande difesa. Mantiene la pelle pulita e protetta da batteri, evitando che le piccole screpolature possano diventare delle ferite un pochino più serie. Oleolito di rosmarino. L'oleolito di rosmarino contiene 3 alleati fondamentali. I diterpeni, che vanno ad agire disinfettando le microferite, come la calendula, e proteggono la crema dall'irrancidimento. 2. L'olio essenziale, in cui troviamo il cineolo e la canfora. Riattiveranno il microcircolo, riuscendo a riportare anche un po' di calore alla pelle gelata e in più abbatteranno la carica batterica. 3. L'acido ursolico è un vero architetto della pelle. Stimola la produzione di collagene e di ceramidi, ricostruendo così fisicamente i mattoni della barriera cutanea che d'inverno si sgretola abbastanza facilmente. Infuso di camomilla. L'infuso di camomilla è la pace per la pelle. Lo preparo, come visto, con un'infusione molto lunga di 15 minuti e questo per ottenere 3 benefici incredibili. 1. Le mucillagini. Con un'infusione così lunga si riescono ad estrarre le mucillagini presenti nella camomilla. Queste vanno a creare un velo protettivo sottile, traspirante, collaborando allo spegnimento del prurito e del rossore. 2. L'apigenina
È un decongestionante naturale pazzesco che aiuta a spegnere l'infiammazione in pochissimo. È infatti un potente inibitore delle citochine pro-infiammatorie. 3. Sollievo immediato. Questa combinazione infatti trasforma questo infuso in un vero e proprio siero che distende la pelle e la rende morbida come seta. O quasi. Tintura semplice di ippocastano. L'escina contenuta nell'ippocastano è la nostra migliore difesa contro geloni e fragilità capillare. Riattiva la microcircolazione, portando sollievo alle mani sempre fredde e infiammate. E in più, le sue saponine ci permettono di ottenere un'emulsione ancora più soffice e senza usare cere o additivi sintetici. Fungerà praticamente proprio da emulsionante. Ed in più, l'alcol presente aiuterà un assorbimento migliore dei nutrienti e una conservabilità un po' più prolungata. La percentuale di alcol poi è talmente bassa che non brucia, ma serve solo a traghettare i nutrienti più a fondo. Vedrai, è una crema semplice ma molto efficace. E per ulteriori informazioni e la bibliografia completa ti aspettiamo sul nostro sito. Ciao, alla prossima!